Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Nelirfa e oggi andiamo a vedere quali sono le importanti novità che ci attendono nei prossimi giorni su Dune Awakening. Il deserto profondo cambia volto. Dune Awakening evolve ancora una volta il suo endgame, trovando un delicato equilibrio tra i giocatori PvE e PvP. E se pensate di conoscere già il deserto, vi sbagliate di grosso. Oggi vi spiegherò le nuove regole del gioco finale su Arrakis. Partiamo da una dichiarazione chiarissima degli sviluppatori. Vogliamo che i giocatori PvE possano godersi l'endgame senza essere costretti a fare PvP, ed è proprio quello che noi cercavamo. Quindi non avremo nessun obbligo di scontrarci se non andiamo a desiderare veramente, nessuna forzatura, ma un deserto ancora pieno di pericoli, per chi li cerca ovviamente. Quindi ora ragazzi il deserto profondo sarà suddiviso in due grandi aree, quindi una zona di guerra parziale chiamata PvE, dove potrai affrontare nemici ambientali, esplorare stazioni di prova e raccogliere risorse di alto livello fino al tier 6 senza essere attaccato da altri giocatori, quindi tranquilli, potete andare a giocare lì. Invece la seconda zona è fatta apposta per chi ama il PvP e quindi la guerra. Qui il rischio sarà massimo, ma anche le ricompense saranno ottime, quindi avremo più grandi campi di spezie, i relitti saranno con bottini più preziosi e i punti di controllo rimarranno sempre gli stessi, ossia quelli delle Landstrand. In pratica potremo andare a scegliere quanto rischio andare ad affrontare, ma sappi che il bottino migliore resta nelle zone ovviamente più pericolose. Quindi ragazzi, quello che ci aspettavamo, perché il PvP non sarà più una trappola inevitabile. Sai quante volte ci siamo lamentati di quel PvP forzato con altri giocatori? Beh, ora gli sviluppatori di Dune hanno chiarito il concetto fondamentale. Il PvP non deve essere più uno scontro forzato. Allora potremo sempre andarlo a evitare, ovviamente se lo vogliamo, quindi possiamo decidere in qualsiasi momento quando andarci a ritirare, quindi possiamo battere la ritirata prima che le cose andranno a degenerare. E infine possiamo andare a fare dei combattimenti con uno scopo. Se decidiamo di affrontare quindi un altro giocatore, fallo perché hai un obiettivo chiaro in mente. Il PvP diventa così una scelta strategica, non una cosa che ti capita addosso per forza, quindi non sarai più intrappolato, insomma, alla fine, per parlare chiaramente. Poi avremo degli importanti aggiornamenti e cambiamenti per quanto riguarda i nostri ornicotteri. Quindi un'altra cosa interessante riguarda appunto gli ornicotteri scout, i veicoli volanti. Hanno fatto un po' di modifiche per riuscire a bilanciare il combattimento. Quindi se monti i lanciarazzi, la manovrabilità e la velocità si andranno a ridurre. I razzi ora generano più calore, i propulsori però aumentano la velocità massima a prescindere dalle ali che andrai a utilizzare. Quindi avremo un importante nerf agli onicotteri scout, quindi riduzione velocità e manovrabilità, aumento calore dei razzi. Poi arriverà una nuova arma T5 lanciagranate per la fanteria per migliorare il bilanciamento tra veicoli e combattimenti a terra. E infine i thruster garantiranno sempre un bonus di velocità massima, indipendentemente dalle ali che andremo a montare. La stampa specializzata ha valutato il gioco con un ottimo voto, ossia 8 su 10, sottolineando l'immersione e la profondità delle meccaniche survival e sandbox, oltre alla fedeltà dell'universo di Dune. Il titolo è pensato per essere giocato sia in solo che in gruppo, ma le attività di alto livello restano più accessibili e meno grindose, diciamo, per chi gioca in una gilda o in un team organizzato. Dunque vi ricordo che anche ogni grande aggiornamento sarà accompagnato da nuovi DLC. Gli sviluppatori hanno promesso di continuare ad ascoltare la community e di adattare il gioco in base ai feedback, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio tra PvE e PvP. Dune Awakening è appena uscito e sta già ricevendo importanti aggiornamenti, con l'introduzione di zone nuove PvE del Deep Desert, nuovi bilanciamenti PvP e una roadmap che promette ulteriori contenuti e miglioramenti nei prossimi mesi.
Dunque, cari amici, tutte queste bellissime novità le dovremmo avere più o meno nella prossima patch, e si pensa che dovrebbe arrivare nel mese di luglio. Quindi attendiamo. Nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ci vediamo presto per un altro video. Ciao!